E passiamo infine all'ultima action figures. Non vi starò a far vedere quella di Star Wars o quella di Iron Man, che tanto non l'aprirò. Beh, dipende. Volete vedere che la apro? Scrivetemelo e magari la aprirò. Anche c'è molto da vedere, si muovono forse le braccia e le gambe, non sono neanche sicuro se si possano muovere le gambe. Passiamo col pezzo forte. I 5 samurai, Shido della terra. Lui era il mio personaggio preferito, anche se io adoro il rosso, lo so, ma mi piaceva questo personaggio, non so perché da bambino andavo matto per Shido della terra, volevo essere lui. E andiamo a spacchettarlo. Devo dire che la grafica della scatola non mi fa impazzire, ma a noi che ci interessa è quello che c'è all'interno che piace. Ok, qua abbiamo un piccolo manuale di istruzioni, probabilmente per comporre l'armatura, perché sì, i 5 samurai avevano un'armatura stupenda che la mettevi come i samurai classici giapponesi. Purtroppo di questo cartone non hanno fatto tantissime puntate e non mi ricordo nemmeno il finale, dovrei andarmelo a rivedere. Ed è un cartone di quelli che forse trasmettevano solo su Italia 7, però io adoravo il cartone, adoravo la sigla in italiano. E adoravo quando facevano trasformazione, no, vestizione, loro dicevano vestizione in italiano, poi in giapponese non ne ho idea. Oddio, quanta roba. Ve la faccio vedere meglio. C'è veramente tutta l'armatura smontata da comporre, persino i bracciali. Allora, partiamo col personaggio. Già al tatto si sente che non è plastica normale come le altre, sembra quasi metallo. Tra l'altro è assemblata con delle viti in evidenza e questo non me lo aspettavo, cioè le viti viste così non sono molto carine. Shut up! Vabbè che poi una volta che ci mettiamo sopra l'armatura non è più un problema, però signori, al tatto devo dire che è veramente veramente bella, pure le spalline che si alzano, cioè è stupendo, ogni piccolo movimento che fai resta immobile in quella posizione. Le scarpe classiche dei 5 samurai che avevano questa forma particolare bellissima, io adoravo questa cosa qua. Ma il tacco, sì, si tira giù. Non ho mai capito a cosa servisse, forse per dargli più stabilità quando erano ubriachi. Ma devo dire che è veramente veramente bella, cioè anche le gambe, come la plastica che hanno usato è un materiale stupendo, tra l'altro poi è completamente snodabile, cioè proprio ci puoi fare dei time lapse, ci puoi fare un piccolo cortometraggio fatto in time lapse con questa action figures, perché veramente sta in qualsiasi posizione tu la metta, compreso il busto che tra l'altro ha 2 movimenti, pancia e petto. Si muovono anche i capelli, non ho capito ancora il perché si muovono i capelli di dietro. E poi c'ha l'espressione classica da deficiente come aveva nel cartone che per fortuna si può cambiare. E andiamo a vedere tutti i vari pezzi dell'armatura. Qua abbiamo l'armatura e dopo lo componiamo, e poi abbiamo set facce, mani, e c'è anche il manichino per montare l'armatura oltre le armi, che non ne ha poche. Mettiamogli un'espressione un po' più intelligente.
faccio molto delicatamente perché poi magari un giorno la venderò, però da quello che sto vedendo non lo so, non ne sono sicuro che la venderò. È troppo bella. No vabbè, devo dire che anche le armi sono veramente di un materiale stupendo. Cavolo, punge persino. Si capisce che non è un gioco per bambini. Assolutamente no. Se pensavate di prendere al vostro figlio, lasciate perdere. Se volete prendere per voi, tanto non li conoscono i 5 samurai, però fateglieli vedere. Tiriamo fuori anche il viso, gli diamo un'espressione un po' più intelligente. E per tirare via il viso come si fa? Vediamo sul manuale. Tra l'altro sul manuale c'è ogni singola cosa che tu possa fare, compreso il viso tra l'altro. Tutta kit di montaggio per montargli addosso l'armatura, e la stessa cosa poi dopo potete montarla anche sul manichino, perché le armature giapponesi venivano montate su dei manichini messi in questa posizione seduta, e anche il manichino è snodato sulle braccia, però sulle gambe no, ma sulle braccia sì, che può fare solo questo movimento, praticamente si dà le manate sulle parti basse. Però apprezzo. Made in Cina 2023, stampato bello sulle chiappe. Per fortuna su questo non c'è scritto, però cavolo, è leggerissima, è fatta di questo materiale veramente, dovreste provarlo perché è un piacere quasi muoverla, veramente fatto bene. Cioè non avevo mai visto un action figures, non avevo mai toccato con mano un action figures così bella. Sono soddisfatto dell'acquisto. Allora, cambiamogli la faccia. Ok, per cambiargli faccia non è molto facile, anche perché poi è tutto così minuto. Bisogna tirare dal lato di qua i capelli davanti che verranno via. Si toglie il viso, ne mettiamo un altro e andiamo a rimettergli una faccia con un'espressione un po' più seria, dai. Ok, già ci piace di più. Vestizione, andiamo a vedere come si fa, perché sono veramente una miriade di pezzi, tipo questi, anche gli aggeggi delle armi, cioè, ma che cavolo, ma pungono, cioè, essendo plastica è ben affilata. Bellissimo, c'è anche la seggiola per il nostro manichino che dovrà portare poi l'armatura quando lui non la indossa. Stupendo, cioè veramente fatta bene. E ce n'è un'altra, sempre della serie sui 5 samurai, stavo per dire Cavaliere Zodiaco, che è fatta dalla Bandai e ha un'armatura mi sembra che è fatta proprio di metallo, quindi con dei colori molto brillanti rispetto a questi qua che sono fatti di plastica. Però devo dire che queste sono fatte da Dio, ma vorrei provare quelle della Bandai a questo punto. Adesso sono curioso, quindi mi toccherà acquistare anche quella Bandai e metterla a confronto. Ho già visto dei video su YouTube dove le mettono a confronto, ma io volevo vederla insieme a voi per la prima volta, e quindi andiamo a montare l'armatura. Ho mandato avanti un po' veloce perché sennò qua il video dura 2 ore, meglio dare un occhio alle istruzioni. Le spalline come si infilano? Si tira via la testa, si tolgono le spalline, fate molta attenzione perché questa è una parte molto delicata, ma veramente molto delicata, quindi tiratela dall'alto piano piano. Poi vanno montate al posto di quelle altre le spalline dell'armatura, che si incastrano veramente molto easy. Dopodiché si infila la pettorina davanti e dietro, e poi basta premere con delicatezza e si incastra da sola. Cioè
hanno trovato questo sistema di incastro veramente stupendo. Si incastra con una facilità non immaginavo. Allora, bisogna togliergli i capelli. Il casco, non avevo capito, ma si apre in due. Un pezzo si infila dietro e uno davanti. Qua chiudiamo. Vabbè, stupendo, bellissimo. Cioè così sembra proprio quello del cartone animato, incredibile. E adesso che ce l'ho tra le mani mi pento di non averla aperta prima. Però almeno così abbiamo fatto un bel video. Abbiamo fatto un bel video. Shut up! Ma è bellissimo. Veramente bella. Mi sta facendo venire voglia di fare tutta la collezione. Si infilano i capelli e si incastra la testa. Cioè anche il collo, non so se riuscite a vederlo, ma anche il collo è fatto proprio bene. Mi sa che mi comprerò tutta la collezione. Sì, cioè non ho finito ancora di montarla, ma è troppo bella. È veramente fatta bene. Sono curioso di vedere quella della Bandai. Magari ne prendo uno della Bandai prima, vedo quali sono le migliori e poi decido di fare tutta la collezione. Mia moglie mi ammazzerà. Shut up! Sempre seguendo le istruzioni bisogna staccare le mani, che è una cosa che io veramente non sopporto perché ho paura che prima o poi si consumino questi cosi qua, ma lo facciamo solo adesso. Poi la metterò in bella esposizione per gli altri video. Si devono mettere prima i bracciali. I bracciali hanno una parte aperta in modo che si incastra tirandola su. E anche questo si incastra alla perfezione. Rimettiamo la manina. No vabbè, cioè, sembra un pezzo unico, intero. Guarda che bello. Facciamo subito anche l'altro. Anche qua la manina. Oh, cavolo, potevo già mettere le mani quelle aperte in modo da fargli prendere le armi. Ok, sembra quasi un uomo in mutande adesso. Finiamo il resto. Quindi seguendo le istruzioni ci dice di mettergli i paracosce. No vabbè, fanno sta cosa che non so cosa servirà perché dice di metterli così. E questa, diciamo, più che i paracosce sembra quasi una gonna che lo lascia libero nei movimenti e si vanno a unire davanti e dietro in questo modo. No, un po' più in basso. Anche questo si incastra subito. Io non so, sembra quasi magnetica questa plastica per quanto si incastra bene. Ok, gli rimane questo bozzetto dietro, ma credo che si vada a coprire con questo, sì, giusto. E davanti abbiamo il parapalle. Ok, fate molta attenzione, basta trovare la posizione giusta e si incastrano perfetto. Se non si incastrano non forzate, perché vuol dire che state sbagliando qualcosina. Però questi paracosce lasciano sì che possa muoversi come vuole, perché si allargano, si abbassano. Ops, ma l'avevo attaccato bene. Sì, devo dire che il parapalle non è molto intuitivo, anche perché non l'ho mai messo un parapalle a un uomo. Di solito lo usavo io quando devo fare kickbox. Ok, niente. Ho stoppato perché stavo dicendo un po' troppe parolacce per incastrare questo affare. Alla fine devi sentire un clack quando lo vai a infilare. Si devono andare a infilare i gancetti sotto al perno che usciva fuori e alla fine ce l'abbiamo fatta. Certo che se lo continui a montare e smontare non so quanto possa durare. Ok che è un ottimo materiale, però insomma resta sempre plastica alla fine, come tutte le cose poi si usurano. Ma allora, per il momento è entrato bene, funziona e sta nella sua posizione. No vabbè, i paragambe sono magnetici, quindi è metallo veramente questo. Cioè ho detto che sembrava metallo, ma a me pare plastica, forse hanno messo del metallo dentro e sono magnetici. Questa è una figata. Questa soluzione è fighissima, cioè. Basta. E non potevamo fare anche il parapalle così. Vabbè.
Poi vanno messe le scarpe e le istruzioni dicono di smontargli le dita dei piedi, poverino. Quindi come devo fare? Ah, vengono via così facilmente, tirando verso l'alto. Faccio vedere. Tiri verso l'alto la punta e tiri su. Viene via. E gli restano questa sorta di piedini. Sembra quasi io la mattina quando ho il piede che esce dalla ciabatta. Poi si va a incastrare facilmente qua. Vero che è facile? Sì, è molto facile. Tra l'altro non so se sto mettendo sinistra-destra nel modo giusto, ma alla fine sono uguali la sinistra e la destra, no? Di solito quando ho il 50-50 sbaglio sempre. Speriamo che non sia questo il caso. Vabbè, che è così semplice da assemblare che sarebbe un attimo. Ok, mancano dei pezzi? No, abbiamo completato. Questo è il nostro samurai con la vestizione finita. E resta su perfettamente. Poi ci sono quei cosi che la fanno, se vogliamo li tiriamo giù e resta proprio stabile. Gli pieghiamo un po' le punte in avanti e non si muove più. Stupendo. Poi ho notato che c'è un gancetto dietro, immagino che sia per fissargli qualche arma. Ecco cosa ho dimenticato. Riguardando bene le istruzioni mi sono accorto che sul nostro manichino ci stanno questi tirapugni. Ci sono questi tirapugni con le punte. Si possono staccare dal manichino e sostituire al nostro samurai. E questa volta vado a mettergli direttamente una manina di quelle che possono impugnare un'arma almeno. Dai, che samurai è senza un'arma? Poi Shido aveva il bastone e in un ciaco, un po' come Selfie, forse sono in fissa con un ciaco. Un'arma che non mi è mai piaciuta. Ho le mani troppo grosse per fare queste cose. Gliel'ho fatto impugnare nel modo giusto. Fammi vedere. Mi è venuto il fiatone per costruire questo samurai. Voglio metterlo in una di quelle posizioni che vediamo sulla scatola, tipo questa. E così si conclude questa puntata, dove ho fatto vedere tutte le mie action figures. Forse non tutte, qualcuna ancora devo andarla a recuperare a casa dei miei genitori, chissà cosa c'è ancora, non mi ricordo neanche più. Farò una puntata su quello la prossima volta, quindi non perdetevela, in cui vi mostrerò tutti i miei Lego, perché qua non ho ancora portato tutto quello che ho lasciato tempo fa dai miei Lego della mia infanzia, Lego che ho accumulato, eccetera. Comunque sia, questa è una delle action figures più belle che ho visto. Sono curioso adesso di vedere quelle della Bandai. Dimenticavo, non ho ancora messo il tirapugni. Ok, se dovevo trovare un piccolo difetto l'ho trovato proprio alla fine. Il tirapugni è veramente difficilmente. Bisogna fare una grossa pressione. Ma alla fine ha funzionato. Spero che vi sia piaciuta questa piccola collezione. Se avete domande, curiosità, o se volete farmi delle richieste su quello che volete vedere prossimamente, scrivetemi pure. E alla prossima!